Tempo fa mi sono imbattuto in un'intervista con il controverso storico inglese David Irving, in cui racconta come da studente squattrinato negli anni 60 decise di andare a lavorare in Germania in un'acciaieria. Un giorno, alla fine del suo turno, si mise a leggere un articolo su una rivista tedesca che parlava proprio del bombardamento di Dresda. Avendolo notato, un suo anziano collega gli disse: «Sai David, io ero lì quando avvenne». Irving decise di approfondire la storia e con orrore scoprì i dettagli di quell'azione di cui non sapeva nulla fino a quel momento e che aveva causato la morte di 100.000 civili bruciati vivi in una notte. Venne poi anche a conoscere un fotografo che aveva ottenuto il permesso di andare nel centro della città per documentare le conseguenze del bombardamento. Poiché non c'erano abbastanza vivi per portare via tutti i morti, i cadaveri venivano accatastati uno sull'altro e poi bruciati centinaia alla volta. Il bombardamento di Dresda era avvenuto a febbraio, in coincidenza con il martedì grasso, e dalle foto dei resti dei bambini si distinguono ancora i costumi di carnevale. Quelli trattati sopra sono crimini, ufficiali, quelli che possono essere imputati agli alti comandi alleati. Poi ce ne sono molti altri, alcuni ben noti, altri meno, in cui non è sempre chiaro se siano stati dovuti a ordini arrivati dall'alto o a iniziative individuali, magari tollerate o semplicemente ignorate dai comandi. Un ben noto crimine commesso contro gli italiani furono i massacri delle foibe, su cui ho pubblicato un video ad hoc. Questi crimini furono spesso frutto dell'iniziativa di bande partigiane comuniste jugoslave, ma rientravano anche in un più ampio piano di Tito di pulizia etnica, tesa a reprimere l'identità italiana dell'Istria e delle terre giuliane. Piano non solo permesso, ma addirittura favorito dai partigiani comunisti italiani e giustificato da Togliatti, che considerava ogni lembo di terra italiana entrato a far parte della Jugoslavia come guadagnato alla causa dell'internazionalismo comunista. Un altro noto crimine furono i sistematici stupri e saccheggi operati dall'Armata Rossa Sovietica, specialmente ai danni dei civili tedeschi. Crimini tollerati dai comandi, poiché considerati come una sorta di incentivo ad avanzare in territorio nemico, alla ricerca di nuove prede. Ma furono anche fonte di imbarazzo, come si intuisce dai retroscena della celebre foto scattata sul tetto del Reichstag, in cui uno dei soldati indossa 2 orologi, uno per polso. Evidentemente il secondo era frutto di saccheggio, poiché non credo che il milite fosse ossessionato dalla puntualità. Sta di fatto che uno dei 2 orologi fu poi cancellato nella versione ufficiale della foto. Crimini di questo tipo furono commessi anche in Italia centrale ad opera delle truppe nordafricane in servizio nell'esercito francese di De Gaulle. Il generale Alphonse Juin, che comandava queste truppe poco avvezze alla disciplina militare tradizionale, dopo ogni battaglia concedeva loro 48 ore di licenza di saccheggiare e stuprare donne e bambini. Significativo fu un episodio che vide un soldato britannico bussare alla porta di una fattoria per acquistare delle uova. La donna che aprì, prima che il soldato potesse parlare, gli spaccò la testa con un'ascia. Tanta era la sua esasperazione per le violenze subite.
Il comportamento dei soldati del corpo di spedizione francese divenne ben presto fonte di imbarazzo fra i comandi alleati, che chiesero a Juin di proibire e punire, se necessario con la morte, i responsabili di questi crimini. Il che avrebbe voluto dire giustiziarli praticamente tutti. Quindi ufficialmente Juin accettò le direttive, ma non le applicò mai. In parte perché gli era impossibile controllare i suoi uomini senza offrire loro, questo tipo di svago. In parte per via del rancore che i francesi serbavano nei confronti degli italiani per l'invasione del 1940. Constatata la mancata applicazione delle direttive per fermare questi crimini, nell'estate del 1944 i comandi alleati ritirarono la quarta divisione di montagna marocchina dal teatro di operazioni italiano. Di là dalle dimensioni e dalle responsabilità a livelli diversi, questi crimini sono comunque abbastanza conosciuti. Ma tempo fa ho appreso fatti di cui non avevo mai sentito e che hanno visto i piloti della Royal Air Force britannica come protagonisti. Dopo l'affondamento dell'incrociatore di Giussano, silurato al largo di Capo Bon in Tunisia, mentre i marinai italiani cercavano di mettersi in salvo gettandosi nel mare coperto di carburante in fiamme, i piloti inglesi si misero a mitragliare i naufraghi ancora vivi, tingendo di rosso il mare, come ricorda Angelo Angelini, uno dei superstiti di quell'affondamento. Iniziativa personale dei coraggiosi piloti inglesi o ordini venuti dall'alto? Probabilmente non lo sapremo mai. In ogni caso, non mi risulta che i comandi britannici abbiano mai punito alcuno o abbiano chiesto scusa alle famiglie delle vittime. Questo fatto mi fece venire in mente un episodio raccontato in un'intervista dal grande ammiraglio Dönitz, che non era certo uno stinco di santo. Mentre era a colloquio con Hitler, che era preoccupato per l'andamento negativo della guerra, gli venne chiesto di dare l'ordine di sparare sulle scialuppe con i naufraghi delle navi alleate affondate. Dönitz gli rispose che non poteva farlo, perché questo sarebbe andato contro il codice d'onore della Marina ed avrebbe avuto un effetto negativo sul morale dei suoi uomini. Tanto per dire. Riconoscere i crimini degli alleati non significa fare sconti o ridimensionare i crimini dell'asse. Il genocidio sistematico nazista, la guerra di sterminio in Unione Sovietica restano crimini infamanti. Tuttavia è importante superare una visione manichea della guerra che vede tutti i vincitori automaticamente come giusti e i vinti automaticamente come criminali. La giustizia dei vincitori, che a Norimberga giudicò solo i crimini nazisti, ha lasciato in sospeso il tema della responsabilità universale in guerra. Oggi, in un'epoca in cui si rivendica il rispetto del diritto internazionale, riflettere anche sui crimini degli alleati ci aiuta a costruire una memoria più critica e più utile alla causa della pace. Per concludere, vorrei fare un'ulteriore distinzione, che per me è significativa. Nel febbraio del 1945, all'indomani del bombardamento di Dresda, che era stato approvato da Arthur Harris alla testa del Bomber Command della Royal Air Force e da Churchill stesso, che poi se ne lavò le mani, nel Parlamento britannico ci fu un acceso dibattito sulla sua utilità strategica e sulla sua proporzionalità, considerando il gran numero di vittime civili causate. Al contrario, nel 1940 il bombardamento tedesco di Coventry, un importante nodo britannico per il trasporto del carbone, fu ironicamente denominato Sonata al chiaro di luna. Di là dal dubbio gusto del nome datogli, considerando il numero di innocenti vittime civili che causò,
Il termine coventrizzare è stato poi persino usato dalla propaganda tedesca e anche da quella italiana per descrivere una efficace operazione di bombardamento su larga scala. Una distinzione puramente formale fra due visioni diverse della guerra? Io non credo.